Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo scialle Bactus ad uncinetto usando la tecnica del nooking, che è una tecnica in cui usiamo un uncinetto un po' speciale per lavorare come a maglia. Questo è un progetto super semplice in cui usiamo solo il dritto, quindi perfetto per una prima prova. È uno scialle nel senso che è un triangolo, però è un triangolo asimmetrico, più lungo da una parte e meno dall'altra, e la lavorazione è obliqua. Si inizia da una riga di pochissimi punti e poi si va avanti fino alla riga più lunga. Il mio scialle è lungo da punta a punta circa 1,90 m e nella parte più alta è alto circa 37 cm e pesa circa 2 etti, quindi ho usato un po' più di un gomitolo del Poema Stripes che poi vi mostro, che è un filato che vi straconsiglio perché è meraviglioso da lavorare e ha dei colori che parlano da soli. Però ovviamente un progetto come questo potete farlo con qualunque filato vi piaccia di più. Per lavorare a nooking ci serve un uncinetto un po' speciale, o questo con la cruna a cui agganciamo un filo, oppure può essere un uncinetto tunisino. L'importante è che si possa togliere lo stop in fondo. Questo scialle è super morbido, ovviamente essendo lavorazione a ferri praticamente, è veramente meravigliosamente morbido. Fatemi sapere se questa idea vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se volete che facciamo altri tutorial con la tecnica del nooking scrivetelo sempre qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho deciso di utilizzare questo filato, o meglio questo meraviglioso filato mi ha ispirato il progetto che faremo oggi. È il Poema Stripes Luxury Line di Land du Nord. Sono gomitoli da 150 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 450 metri e la composizione è 100% lana. Sono consigliati uncinetti da 4,5 6,5 e noi oggi useremo un uncinetto da nooking da 4 mm. Il colore che ho scelto io è l'1. Se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare questo filato in diverse nuance di colori, tutte bellissime. Iniziamo montando i punti e ne montiamo solo 5, quindi teniamo una codina corta di filo e montiamo i 5 punti. Il primo lo facciamo semplicemente girando intorno al filo con l'uncinetto e montiamo gli altri 4. Giriamo il lavoro, passiamo i punti sul filo e lavoriamo la riga 1. Per questo lavoro ripetiamo sempre 2 righe. Lavoriamo solo punti dritti, quindi lavoriamo il primo punto della riga, poi facciamo un gettato, lavoriamo tutti i punti fino a restare con 2 punti, e gli ultimi 2 punti li lavoriamo insieme facendo una diminuzione. Così. Giriamo il lavoro. Nella riga 2 lavoriamo tutti i punti dritti fino ad arrivare al gettato e lavoriamo sempre anche il primo punto.
e con il punto del gettato facciamo un aumento e l'aumento lo facciamo così: entriamo da dietro all'inizio del punto qui e lo lavoriamo come dritto e poi lo lavoriamo normalmente di nuovo come un dritto. In questo modo abbiamo lavorato 2 volte sul gettato e quindi abbiamo fatto un aumento. Lavoriamo l'ultimo punto a dritto e giriamo al lavoro. E queste sono le 2 righe che ripetiamo. Le rivediamo. In una riga lavoriamo un punto, un gettato, tutti i punti dritti fino a rimanere con 2 punti. E tra gli ultimi 2 punti lavoriamo una diminuzione prendendo i 2 punti a dritto e chiudendoli insieme, e questa è la riga 1. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2. Nella riga 2 lavoriamo tutti i punti dritti fino ad arrivare al gettato, che è il penultimo punto della riga. E con il gettato lavoriamo un aumento e l'aumento lo lavoriamo così, lavorando prima il punto prendendolo da dietro e poi prendendolo normalmente da davanti, e lavoriamo anche l'ultimo punto a dritto. In questo modo ogni 2 righe aumentiamo un punto, perché nella prima riga facciamo un gettato all'inizio e una diminuzione alla fine e quindi manteniamo il numero di punti. Nella seconda riga lavoriamo tutti i punti e con il gettato lavoriamo un aumento e quindi aumentiamo un punto. Vediamo di nuovo insieme le 2 righe che ripetiamo durante tutto il lavoro. Nella riga 1 lavoriamo un punto, un gettato, un dritto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga. E con gli ultimi 2 punti lavoriamo una diminuzione, prendendoli insieme e lavorando un dritto. Giriamo il lavoro e nella riga 2 lavoriamo un dritto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga. Il penultimo punto della riga è il gettato e con il gettato lavoriamo l'aumento, lavorandolo prima prendendo il filo da dietro e lavorandolo come un dritto e poi di nuovo normalmente come un dritto. Concludiamo la riga lavorando l'ultimo punto e giriamo il lavoro. E queste sono le 2 righe che ripetiamo per tutto il lavoro. Sono andata avanti a lavorare ripetendo la riga 1 e la riga 2 come abbiamo visto e sono andata avanti fino ad avere 150 punti nella riga. Voi andate avanti finché volete, finché la sciarpa raggiunge la grandezza che volete. Verso metà del lavoro ho cambiato il filo e ne ho messo uno più lungo perché quello iniziale non bastava più. Per cambiare il filo, semplicemente, finita una riga, tagliate il filo qui e agganciate all'uncinetto un filo più lungo, quello che vi serve. Lavorate la nuova riga, nella nuova riga si infila il filo nuovo e quello vecchio lo sfilate. Una volta che la sciarpa avrà la grandezza che volete,
Nella successiva riga 1 chiudiamo i punti. Questa lavorazione è super elastica, super morbida. Se volete che il lavoro mantenga questa elasticità, nella riga in cui chiudiamo i punti o mantenete i punti molto morbidi, grandi direi, oppure usate un uncinetto un po' più grande. Io ho lavorato tutto lo scialle con un uncinetto da 4 mm e la riga di chiusura la lavoro con un uncinetto da 6 mm. Usando un uncinetto più grosso potremmo fare un po' fatica ad entrare nei punti, ma la lavorazione si mantiene molto più morbida. Lavoriamo il primo punto normalmente, non lavoriamo il gettato, lavoriamo il secondo punto e chiudiamo il primo sul secondo, lavorando un punto bassissimo. E da qui in poi ripetiamo, entriamo nel prossimo punto, lo lavoriamo e chiudiamo il precedente su questo punto con un punto bassissimo. Quindi entro nel prossimo punto e sostanzialmente lavoro un punto bassissimo. E andiamo avanti così per tutti i punti. E questo è il risultato e la lavorazione si mantiene super morbida. E alla fine lavoriamo la diminuzione anche in questa riga prendendo insieme due punti e chiudendoli insieme. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E sfiliamo per l'ultima volta il filo del lavoro. Nascondiamo il filo con un ago tra i punti e la nostra sciarpa scialle Bactus è pronta. E vi devo dire che mi è piaciuto tantissimo lavorare questo scialle. È un lavoro super ripetitivo, quindi iper rilassante, perfetto per quei momenti in cui non vogliamo pensare. Spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto. Io vi devo dire diventerà la mia sciarpa preferita, sicuramente per quest'anno, e mi dispiace di averla finita appunto perché è un lavoro super rilassante. Fatemi sapere cosa ne pensate, se la farete, se rifate questo scialle. Mi raccomando, condividete le vostre foto con me, sapete che adoro vedere i vostri lavori. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se vi piace quello che faccio e non siete iscritti al mio canale iscrivetevi. Per voi è gratuito ma per me è un grandissimo aiuto. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Colgo l'occasione per farvi tanti auguri di buon Natale e buone feste, che le passiate bene con i vostri cari, sereni, con amore, insomma tutto il meglio per ognuno di noi e per tutte le persone a cui vogliamo bene. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!